Giovani amici di Slogo Time, oggi vi porto un video un pochettino diverso, anche perché non è un video di storie, non è un video di un brand in particolare, ma è un video mio personale dove provo a ridisegnare lo stemma della mia città, ovvero la città di Segrate. Come sempre, prima di iniziare, vi lascio con la sigla. Anche in questo caso, anche se è un video diverso, le raccomandazioni non cambiano, quindi iscrivetevi al canale, lasciate like, attivate la campanella, seguitemi sui social, direi basta. Vi porto un attimino questo video diverso dove prendiamo lo stemma della città di Segrate, vi faccio vedere i vari dettagli che ci sono dentro e poi vi mostro come l'ho rimmaginata io in due versioni diverse, una più fedele all'originale e una che va in là, nel futuro, no? La città di Segrate, come possiamo vedere, ha uno stemma abbastanza pieno di elementi. L'elemento al di sopra, che è la corona delle città, simbolo che viene utilizzato appunto nei vari comuni che hanno come inizio città, infatti ho usato anche lo stemma della città di Milano. Poi al di sotto troviamo il ramo d'ulivo, il ramo di quercia e il tricolore italiano. Questi tre elementi sono elementi presi direttamente dallo stemma della Repubblica Italiana. Ma ora siamo ai dettagli principali, quelli appunto della città di Segrate. In alto a sinistra abbiamo il Bisanzio, che è un'antica forma di moneta. A destra abbiamo l'ape, che rappresenta l'operatività, la voglia di lavorare della città. Poco più in basso abbiamo quest'ala che rappresenta uno dei grandi elementi della città poco fuori Milano, che è l'aeroporto di Linate, quindi l'ala rappresenta il volo. Infine sotto abbiamo queste onde di color argenteo che rappresentano l'idroscalo. Quindi io cosa ho fatto? Siccome a me non piacciono tanto troppi dettagli negli elementi, ho deciso di farli, anzi di rivederli in questo modo. La prima versione che vi propongo è questa qua. Come vediamo, tutto piatto, non ho usato sfumature, linee in più, niente di niente. Riprendo tutti gli elementi del logo, ma in una chiave un pochettino diversa. Quindi abbiamo la corona sempre al di sopra, però non con questo arco, è rappresentata quasi come se fosse un castello, però in realtà effettivamente è così. Poco più sotto appunto abbiamo il nostro scudo araldico della città in giallo e blu. Il Bisanzio, al posto di avere tutti quei dettagli che aveva prima, l'ho semplificato. A destra abbiamo la nostra ape, anche questa stilizzata solo coi bordi. Più sotto, anche qua, abbiamo l'ala, anche in questo caso l'elemento è stato stilizzato il più possibile. E sotto vediamo questa forma che magari a qualcuno potrebbero ricordare i parcheggi. In realtà è una forma presa dallo stemma del Manchester City, che appunto riprende i tre fiumi che passano per la città. Io l'ho voluto reinterpretare come l'idroscalo, mettendo comunque questo elemento che effettivamente mi piace molto, rende lo stemma più accattivante e più in linea con i nostri tempi. Così come il ramo d'ulivo di quercia e il tricolore posti più sotto, che li ho resi piatti, un po' meno incasinati, perché effettivamente se si vanno a vedere quelli originali le foglie sono tutte un pochettino attaccate. Io l'ho deciso di separarle e il tutto mi sembra decisamente più pulito e più indicato. Non so se mai verrà utilizzato, lo spero, però questa era la mia versione. La seconda versione invece che vi porto è un pochettino più azzardata, un pochettino più simile quasi a uno stemma di calcio. Infatti vediamo lo scudo che appunto va a richiamare uno stemma
classico del mondo del calcio. La corona rimane uguale, solo di un colore un pochettino meno acceso, che però si allinea allo scudo blu e non allo scudo giallo come in quella precedente. Il tricolore posto sotto la corona e al di sopra dello scudo, quindi non più messo sotto, e gli altri elementi rimangono praticamente uguali, quindi abbiamo un'inversione rispetto a quelli precedenti, inversione che prende anche l'idroscalo che nel disegno precedente era pieno, in questo caso invece ho tenuto solo le linee. Bene, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciarmi un like, un commento se l'avreste fatto in una maniera diversa. Ci rivediamo nel prossimo video, che non lo so, vediamo cosa facciamo, cosa il mio cervello si inventa.